Cominciamo dalla base della torta. Ho tenuto il burro a temperatura ambiente. Adesso comincio a montarlo, aggiungo lo zucchero, poi le uova, una per volta, il lievito setacciato e una parte della farina. La restante l'aggiungo a mano, incorporandola con una spatola, così da non formare troppo glutine. L'impasto pronto lo trasferisco nello stampo imburrato infarinato e lo livello con una spatola. Si tratta di un semplice stampo da crostata con una spiccata scanalatura, perfetta per le farciture. Faccio cuocere a 180 gradi per 25 minuti. La farcitura sarà panna montata e crema pasticcera. Cominciamo dalla crema. Vado a scaldare il latte con un baccello di vaniglia da cui ho estratto i semi che userò per la panna. A parte in ciotola lavoro i tuorli con lo zucchero e l'amido di mais. Per creme che non subiranno una seconda cottura in forno, come in questo caso, meglio utilizzare l'amido così la consistenza resterà più liscia e setosa. Il latte è ben caldo, elimino la bacca e verso in più riprese sul composto di tuorli. Una volta amalgamato bene il tutto, rimetto sul fuoco e porto dolcemente a cottura. Ecco qua, la crema si è addensata. La trasferisco in una pirofila, la copro con pellicola a contatto e la lascio raffreddare. Torta cotta, raffreddata e sformata, è il momento di montare la panna. Ben fredda di frigo, con zucchero a velo e i semini della bacca di vaniglia di prima. Nel fondo concavo della crostata morbida uno strato di crema, la distribuisco utilizzando una spatola a gomito, poi vado a fare degli spuntoni di panna, completo con ciuffetti di crema, al centro fragole intere tagliate a metà e a spicchi. E per finire una meringhetta sbriciolata. E la nostra torta è pronta, perfetta per le merende di primavera. Buon appetito!